Ciao a tutti, oggi ci concentriamo sulle equazioni di secondo grado parametriche, ovvero equazioni sempre di secondo grado, infatti il grado in cui appare l'incognita è 2, in cui appare anche un parametro, una lettera, in questo caso il nostro parametro è k. Andiamo a vedere insieme tutti i possibili casi che vi possono capitare negli esercizi di questo tipo. Esercizio numero 1, ho un'equazione di questo tipo e mi chiede di trovare il valore di k per cui le equazioni ammettono radici reali e coincidenti. Voi sapete che quando ho un'equazione di secondo grado ho tre possibili casi. Se il delta della formula risolutiva dell'equazione di secondo grado completa, quindi per ripassare un attimo, il delta è quello che usiamo sotto la radice della formula. Se il delta è maggiore di 0 sappiamo che ho due soluzioni e questo si traduce in radici, perché dire radici è sinonimo di soluzioni, quindi quando parliamo di radici voi in automatico pensate a soluzioni, quindi due soluzioni vuol dire che ho radici reali. Poi abbiamo detto che il delta può essere uguale a 0, in questo caso io ho una soluzione, o più precisamente ho due soluzioni, perché il grado è 2, coincidenti. Quindi di fatto quando il delta è uguale a 0 ho un numero, una sola radice, perché in realtà le due radici sono coincidenti. Terzo e ultimo caso, il delta può essere minore di 0. In questo caso ho un numero negativo sotto radice e di conseguenza non ho soluzioni. In questo caso si dice che le radici sono non reali, oppure non esistono soluzioni. Ora che abbiamo ben chiaro in testa questo schemino, è facile immaginare cosa dobbiamo fare per risolvere questa richiesta. Mi chiede trova k affinché le equazioni abbiano radici reali e coincidenti. Devo imporre che il delta sia uguale a 0. Da me b vale meno 1, alla seconda 1. Meno 4ac, 4 per k, 4k. È un'equazione di primo grado, quindi porto il termine noto di là cambiando di segno. Siccome l'incognita segno meno, cambio segno a tutto e ora divido a destra e a sinistra per 4. 4 se ne va e ho trovato che per k uguale 1/4 questa equazione di secondo grado mi dà due soluzioni coincidenti, ovvero il delta è uguale a 0. Mi chiede ora per quali valori di k le radici sono reali e distinte. Noi sappiamo che ho due radici diverse tra di loro quando il delta è maggiore di 0, quindi questa volta il calcolo da fare è proprio delta maggiore di 0. Abbiamo già fatto il calcolo con l'uguale, quindi la soluzione sarà k. Secondo voi maggiore o minore di 1/4? Io dico minore, perché? Perché se ci pensate bene, a questo punto qua noi abbiamo cambiato di segno, quindi pensateci, se qua c'era maggiore, cambiando di segno a tutto veniva minore, quindi la soluzione è k minore di 1/4. Per tutti questi valori di k, le infinite equazioni di secondo grado che si vengono a creare hanno due radici reali. Ora mi chiede di trovare i valori di k per cui l'equazione non ammette soluzioni, ovvero le radici sono non reali. In questo caso io non ho soluzioni quando il delta è minore di 0, quindi vado a fare questo calcolo. Ovviamente noi siamo furbi e soprattutto risparmiamo sempre tempo. Chiaramente, avendo già fatto il calcolo, qui dobbiamo mettere minore, cambiando di segno a tutto diventa maggiore. Abbiamo trovato così anche la terza soluzione. Ora andiamo a vedere un altro esercizio. Abbiamo un'altra equazione di secondo grado parametrica, il parametro è sempre k, questa volta ci chiede di trovare il valore di k affinché la soluzione sia 2. Quindi quando vi dà una soluzione, che sia 0, che sia 2, che sia meno 1/4, voi dovete semplicemente andare a sostituire quel numero al posto della x qui e qui. Prima però, anche se non ce lo chiede, dobbiamo sempre fare delta maggiore di 0, perché in tutti gli esercizi è la nostra condizione di esistenza. Prima ce lo chiedeva direttamente e lo abbiamo fatto, in questo caso prima di risolvere questo punto andiamo a fare la condizione di esistenza. B alla seconda 1, meno 4ac. Facciamo i calcoli facendo attenzione ai segni, sommiamo i termini noti, 1 più 4 5, portato al secondo membro meno 5 e dividiamo tutto per 4. Ho trovato la mia condizione
condizioni di esistenza. Cosa vuol dire? Che per tutti i punti che farò a seguire andrò a verificare il valore di k che ho trovato. Supponiamo che per questa condizione, cioè una radice uguale a 2, trovo che k è uguale a meno 10. Meno 10 è maggiore di meno 5 quarti? Allora 5 diviso 4 fa 1, qualcosa. Quindi è maggiore di meno 1, qualcosa? No, perché meno 10 è minore. E quindi scriverò che la soluzione non è accettabile. Se invece trovo che k è un mezzo, chiaramente un mezzo è maggiore di meno qualcosa e quindi la soluzione è accettabile. Noi usiamo la condizione di esistenza per controllare le soluzioni che troviamo. Passiamo dunque a trovare il valore di k che verifica questa condizione. Dobbiamo sostituire 2 al posto di x, quindi qua viene 4 e qua viene 2. Il resto lo ricopio. Anche qui sommiamo i termini noti. 4 meno 2, 2, 2 meno 1, 1. Portato al secondo membro fa meno 1. Cambiamo segno a tutta l'equazione e trovo quindi k uguale a 1. Mi piace? Sì, perché 1 è maggiore di meno 5 quarti, quindi è accettabile. Ora mi chiede di trovare il valore di k affinché le radici siano reciproche. Radici reciproche vuol dire che se una radice è 2 terzi, l'altra è 3 mezzi, quindi ribaltata. Per cui possiamo scrivere questa condizione così, ok? Se moltiplichiamo, questa scrittura è equivalente a questa scrittura, giusto? Ma il prodotto tra due radici voi sapete bene che è uguale a c fratto a. Quindi nel nostro caso trovare il valore di k affinché le radici siano reciproche è equivalente a calcolare c fratto a. Da noi c è meno k meno 1 e a è 1, quindi fratto a niente. Dobbiamo imporre che questo valore sia uguale a 1. Porto meno 1 di qua e lo sommo, quindi diventa 2. Cambio di segno perché voglio sempre che la mia incognita abbia segno più e trovo il valore di k. Meno 2 mi piace, io volevo i valori di k che fossero maggiori di meno 5,4, quindi meno 1, qualcosa. Meno 2 è più piccolo e quindi questa soluzione scrivo che non è accettabile, perché per questo valore di k io trovo radici reciproche, ma io so che per tutti i valori di k più piccoli di questo non ho radici reali, ed ecco perché scrivo che questa soluzione non è accettabile. Piccola parentesi, se invece di radici reciproche vi avesse detto radici antireciproche, secondo voi cosa cambiava? Due radici reciproche vuol dire che se una soluzione è 7, l'altra è un settimo. Antireciproche vuol dire che se una soluzione è 7, l'altra è meno un settimo. Quindi possiamo scriverla in questi termini. Questa scrittura è equivalente a questa scrittura. Quindi in questo caso avremmo imposto c fratto a, come qua, questa volta uguale a meno 1, mentre prima lo ponevamo uguale 1, ok? Ora prossimo punto. Vi ho riscritto l'equazione e la condizione di esistenza perché ho cambiato pagina. Andiamo avanti. Mi chiede di trovare il valore di k affinché la somma delle radici sia uguale a 3. La somma delle radici la posso scrivere in questo modo, ma io so che la somma è uguale a meno b fratto a, quindi devo imporre che meno b fratto a sia uguale a 3. Meno b da me vale meno 1, quindi 1. Fratto a vale 1, quindi non scrivo niente, uguale 3. Chiaramente non ho l'incognita, 1 è uguale a 3, no, e quindi questo è impossibile. Questo ci dice che non esiste alcun valore di k affinché la somma delle radici sia uguale a 3, e in matematica lo scriviamo così. Ora mi chiede di trovare k affinché l'equazione sia pura. Se avete visto il mio video sulle equazioni di secondo grado pure, sapete che queste si presentano nella forma ax alla seconda più c uguale a 0, ovvero b, il termine con la x, non c'è. Quindi per risolvere questa condizione basta che impongo b uguale a 0. b vale meno 1. Quindi scrivo meno 1 uguale a 0. Chiaramente qui non c'è l'incognita, anche questa equazione è impossibile e quindi anche qui non esiste k appartenente a R, ovvero non esiste nessun valore di k affinché l'equazione sia pura. Ora mi chiede di trovare k affinché l'equazione sia spuria. Se avete visto il mio video sulle equazioni spurie, sapete che queste si presentano tutte della forma ax alla seconda più bx, cioè questa volta manca c. Quindi per risolvere questa condizione basta imporre c uguale a 0, da noi c è tutto questo. Porto di là diventa 1 e cambio di segno. K uguale a meno 1, mi piace? Sì, perché è maggiore di meno
meno 5 quarti, la mia condizione di esistenza che ho fatto come primissima cosa. Piccola parentesi, se invece di chiedermi equazione spuria mi chiedeva una soluzione e nulla, radice nulla vuol dire che una soluzione è 0. Abbiamo detto prima che tutte le volte che mi dice una soluzione è uguale a un numero basta sostituire quel numero al posto della x, e prima infatti l'abbiamo fatto quando mi chiedeva che una soluzione era uguale a 2. In questo caso, quando mi dice radice nulla, io so che nell'equazione spuria una soluzione è sempre nulla. Quindi chiedermi equazione spuria o chiedermi radice nulla, possiamo fare lo stesso identico calcolo, cioè imporre c uguale a 0, ok? Ora andiamo a vedere l'ultimo caso. Mi chiede di trovare il valore di k affinché le radici siano concordi. Radici concordi vuol dire che il loro prodotto è positivo. Ok? Se invece mi chiedeva radici discordi, in questo caso avremmo imposto che il prodotto fosse negativo. Per cui per trovare k affinché le radici siano concordi, devo imporre che il prodotto delle due soluzioni sia maggiore di 0. Il prodotto è c fratto a, quindi c da me è tutto questo, meno k meno 1, a vale 1, maggiore di 0, quindi porto l'1 di là, cambio segno, ovviamente quando cambio segno in una disequazione devo cambiare anche verso, e viene k minore di meno 1. Ora che ho ottenuto una soluzione con una disequazione, devo mettere a confronto questa soluzione con questa. Facciamo una retta. Prima viene meno 5 quarti e poi meno 1. I numeri sono ordinati dal più piccolo al più grande verso destra. Dobbiamo fare una retta quando k è minore di meno 1, quindi qua. Tuttavia sappiamo che la condizione di esistenza mi dice k maggiore di lui, qua. Quindi la mia soluzione in realtà è questa, ovvero quella in cui ci sono entrambe le rette, per cui i valori di k affinché le radici siano concordi si trovano in questo intervallo, e in matematica si scrive così: k compreso tra meno 5 quarti e meno 1. Come potete vedere, ecco l'importanza di imporre sempre la condizione di esistenza prima di fare qualsiasi passaggio che vi viene chiesto. In questo modo abbiamo riepilogato un po' tutti i casi che vi possono capitare nelle equazioni parametriche. A questo punto fate tanti esercizi. Come sempre, alla fine di ogni video arriva il tuo momento. Il momento di mettere in pratica quello che hai visto e fare gli esercizi. Stacca il telefono, togli le notifiche di WhatsApp, non accedere né a Facebook né a Instagram. Concentrati solo sugli esercizi. Dedica 5 minuti per allenarti. E anche per oggi è tutto, continuate ad allenarvi, continuate a fare pratica e vedrete che i risultati arriveranno. A proposito, fatemi sapere in chat come stanno andando i vostri voti e soprattutto se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Iscriviti al canale e non perderti i nuovi video, li caricherò prestissimo.